Uno dei motivi principali per i quali le persone si rivolgono a me è proprio l'ansia. Credo che senza l'ansia noi psicologi avremo ben poco da lavorare. E cosa faccio con un paziente che ha l'ansia? Cerco di spiegargli perché l'organismo si attiva in quel modo e quindi quali sono le sue finalità. Successivamente, con il paziente cerchiamo di capire perché in lui si sviluppa e come ridurla fino a farla scomparire. Ho preparato 2 minuti di video per farvi capire cos'è l'ansia. In questo video vedremo di cosa si tratta, come si manifesta e quando diventa un vero e proprio disturbo. Bene, guardate il video subito dopo la sigla e poi ci ritroviamo, cercheremo di capire come mai è così frequente al punto tale che in Italia si spendono 350 milioni di euro all'anno unicamente per dei farmaci ansiolitici. A dopo, sigla! L'ansia è un'esperienza umana comune che si manifesta con una serie di sintomi fisici ed emotivi in risposta a situazioni percepite come minacciose o stressanti. Sebbene sia una risposta naturale e adattiva, quando diventa eccessiva o persistente può trasformarsi in un disturbo debilitante. Psicologia dell'ansia. Dal punto di vista psicologico, è caratterizzata da pensieri negativi e catastrofici, preoccupazioni eccessive e difficoltà a concentrarsi. Le persone tendono ad avere una visione del mondo distorta, esagerando le probabilità di eventi negativi e sottovalutando le proprie capacità di fronteggiare la situazione. Esistono diversi fattori che ne sono responsabili, tra cui fattori genetici. La predisposizione all'ansia può essere ereditata. Esperienze infantili. Eventi traumatici o stressanti durante l'infanzia possono aumentare il rischio di svilupparla da adulti. Fattori di personalità. Alcune persone, ad esempio quelle con tratti di personalità perfezionisti o timidi, sono più predisposte a questo tipo di sintomatologia. Stress cronico. Lo stress prolungato può esaurire le risorse fisiche ed emotive, aumentando la vulnerabilità all'ansia. Neurofisiologia. Quando si percepisce una minaccia, il sistema nervoso simpatico entra in azione, preparando il corpo a fuggire o attaccare. Questo comporta una serie di cambiamenti fisiologici, tra cui aumento della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna, respiro accelerato, sudorazione, tensione muscolare, dilatazione delle pupille. L'amigdala, una struttura cerebrale situata nel lobo temporale, svolge un ruolo chiave nella risposta all'ansia. È responsabile della valutazione delle minacce e dell'invio di segnali al sistema nervoso simpatico per attivare la risposta attacca o fuggi. L'ansia cronica può portare ad alterazioni a lungo termine nel cervello, in particolare nell'amigdala e nell'ippocampo, l'area cerebrale deputata alla memoria. Queste alterazioni possono aumentare la sensibilità alle minacce e rendere più difficile la regolazione delle emozioni. Quando diventa eccessiva o persistente, può manifestarsi come un vero e proprio disturbo. I disturbi d'ansia più comuni includono disturbo d'ansia generalizzato, GAD, caratterizzato da preoccupazioni eccessive e persistenti su una varietà di argomenti. Disturbo di panico, episodi improvvisi di intensa paura e terrore, accompagnati da sintomi fisici come battito cardiaco accelerato, difficoltà respiratorie e vertigini. Disturbo d'ansia sociale, paura intensa di situazioni sociali in cui ci si sente giudicati o osservati. Disturbo ossessivo-compulsivo, DOC, pensieri ossessivi, ossessioni, e comportamenti ripetitivi, compulsioni, volti a ridurre l'ansia causata dalle ossessioni. Impressionante, fastidiosa l'ultima scena, vero? Ma perché questo accade? Prima di continuare ti ricordo una cosa molto importante per me. Se non ti sei ancora iscritto al canale, fallo. Metti un bel like in fondo al video se ti sarà piaciuto e condividi i miei video con i tuoi conoscenti. Fallo utilizzando i social oppure inviaglieli direttamente. In questo caso parliamo dell'ansia, se conosce qualcuno che ha qualche problema di ansia potrebbe essergli di aiuto. Ok? Conto su di te. Abbiamo visto che l'ansia è una risposta normale che l'organismo attiva per ottenere uno stato di allerta e di tensione quando ci troviamo davanti a una situazione di pericolo nella quale dobbiamo attaccare o scappare. Se qualcuno mi vuole aggredire, io ho bisogno di pompare più sangue verso i muscoli proprio per poter fuggire o combattere.
I muscoli quindi si tendono affinché io possa essere più efficace proprio nella fuga o nel momento che devo aggredire il nemico. Inoltre respiro in modo più affannoso per mandare più ossigeno al mio corpo affinché possa bruciare l'energia che mi serve per questo compito. Tutte queste reazioni sono quelle che siamo programmati a mettere in atto in una situazione in cui è in ballo la nostra sopravvivenza. Ma quante volte nella vita ci capita realmente di sentire una minaccia alla nostra sopravvivenza? Siamo onesti, pochissime volte. Eppure abbiamo le medesime reazioni fisiche anche quando andiamo a chiedere un aumento al capo, invitiamo una ragazza ad uscire con noi o in mille altre situazioni dove la sopravvivenza non è minimamente messa in discussione. Ma qual è la minaccia dunque? Perché ci prepariamo ad attaccare o fuggire quando non c'è un pericolo reale? Dobbiamo pensare che gli uomini per millenni, proprio come gli animali, hanno sviluppato questo meccanismo per fronteggiare le situazioni di pericolo. Oggi i tempi sono cambiati, ma i tempi dell'evoluzione biologica sono estremamente più lunghi rispetto a quelli dell'evoluzione culturale, cioè di come cambia il mondo. Ci troviamo quindi ad utilizzare in automatico una strategia lungamente collaudata, ma che non è pratica e attuale per le situazioni che ci troviamo ad affrontare oggi. E le reazioni che mettiamo in atto sono del tutto inadeguate ad affrontare le situazioni relazionali dove non c'è una reale minaccia fisica. Davanti a una prova d'esame, per esempio, sarebbe molto più utile che il sangue venisse pompato al cervello piuttosto che ai muscoli, affinché si potesse mantenere una lucidità e una concentrazione che ci consentirebbe una performance decisamente migliore. Se siamo in ansia per un colloquio di lavoro, non dovremo scappare o combattere. Piuttosto dovremo ragionare bene e mantenere lucidità per effettuarlo nel migliore dei modi. Lo stesso vale se vogliamo invitare una ragazza che ci piace a prendere un gelato. Anche qui il sangue dovrebbe andare al cervello e non ai muscoli, per riuscire a farlo nel modo più adeguato che ci potrà garantire una sua disponibilità a venire a prendere un gelato con noi. Ma qual è il pericolo da cui ci difendiamo? Quello che temiamo è semplicemente fare qualcosa per il quale riceveremo un giudizio negativo o un rifiuto. Insomma, qualcosa per il quale verremo esclusi, isolati da persone che riteniamo importanti e significative per noi. Ma questa eventualità non ci metterebbe in pericolo di vita. E allora perché questa reazione? Il motivo risale alla nostra storia evolutiva, che ci ha plasmati come animali sociali, indicandoci come pericolosa ogni situazione nella quale veniamo allontanati dalle altre persone. Proprio come una zebra o un'antilope che se viene allontanata dal branco si trova in una situazione di maggior vulnerabilità, anche noi abbiamo sviluppato un senso di pericolo quando veniamo esclusi, rifiutati o derisi, eccetera. Questo lo vediamo chiaramente nei bambini che soffrono incredibilmente tutte le volte che vengono esclusi dai loro compagni di classe o dal loro gruppo di amichetti. Vi è anche un altro timore che ha origini infantili e che ci fa temere per la nostra sopravvivenza. Il timore di essere rifiutati dai nostri genitori, che sono la nostra fonte di sopravvivenza e sussistenza. Quando eravamo bambini e facevamo qualcosa che generava in loro disapprovazione o rifiuto, la loro reazione ci faceva temere di perdere il contatto e il legame con loro. E questo proprio in un periodo di vita nel quale eravamo completamente dipendenti dai genitori. In realtà la nostra sopravvivenza dipendeva proprio totalmente da loro. Mettere in atto dei comportamenti contrari alle loro indicazioni ci pone quindi automaticamente in una situazione in cui abbiamo il timore di perdere la loro complicità, la loro alleanza, la loro protezione e quindi la nostra condizione di sicurezza. Opporci al loro volere, manifestare opposizione, mostrare indifferenza alle regole che ci vengono date, o semplicemente non avere verso di loro un atteggiamento di sottomissione, nell'infanzia ci suscitava timori per la nostra sopravvivenza e in parte continua ad essere così anche ora che siamo adulti e indipendenti. Oggi i nostri genitori magari sono anziani, vivono per conto loro, ma noi continuiamo ad avere lo stesso tipo di timore verso di loro quando ci capita di incontrarli, verso il nostro Dio, che è una rappresentazione simbolica dell'immagine paterna, ma anche verso il partner, verso i colleghi di lavoro, verso il capo o verso tutte le persone che sentiamo potenzialmente insicure dal punto di vista dell'affidabilità, quindi anche gli estranei. Il timore di apparire negativamente agli occhi degli altri o di non apparire mansueti e disponibili
risuona dentro di noi suscitandoci una sensazione di ansia, come un segnale che ci indica che stiamo rischiando di perdere dei legami significativi e importanti con le persone che ci consentono di mantenere la nostra sicurezza e quindi indirettamente la nostra sopravvivenza. Viviamo quindi come cuccioli o prede, anche se magari abbiamo 50 anni e viviamo a Milano in un appartamento. Il vero problema è che l'ansia appare molto velocemente. Non si manifesta solo in prossimità di un evento nel quale potremmo essere giudicati, criticati o addirittura rifiutati. Si attiva anche quando per una frazione di secondo abbiamo pensato o desiderato di fare qualche cosa che andava contro le regole familiari o sociali che abbiamo introiettato. Un uomo sposato potrebbe sentire l'ansia dopo aver conosciuto una donna dalla quale si sente attratto e magari non rendersi neanche conto di aver percepito questa attrazione. E il solo desiderio che ha sperimentato appunto per una frazione di secondo è sufficiente per essere percepito come una minaccia ai suoi valori o la sua stabilità relazionale familiare. Quindi l'ansia si scatena anche solo per i desideri che abbiamo. Desideri di tipo sessuale o anche aggressivo o competitivo. Quando noi sentiamo la spinta a diventare noi dei predatori e non degli animali sociali che si sforzano di compiacere le aspettative altrui per garantirsi la loro protezione, possiamo sentirci in questo modo, minacciati internamente. Allora abbiamo due scelte: o ci riempiamo di ansiolitici, o impariamo delle tecniche per gestire l'ansia quando emerge, oppure andiamo alla radice. Cerchiamo di capire quali sono i presupposti psicologici che ci rendono ansiosi e proviamo a modificarli. Il presupposto inconsapevole con cui vive la persona ansiosa è quello di essere un bambino o una preda. Pensa di dover piacere agli altri per non venire allontanato, emarginato e quindi trovarsi in una condizione di pericolo, e pensa inoltre di dover compiacere le persone che lo devono proteggere, sempre e comunque. Il presupposto nuovo che dobbiamo adottare è questo. Sono un adulto. Ho gli stessi diritti degli altri. Ho il diritto di competere per quello che desidero. Superare chi è meno bravo di me. Raggiungere i miei obiettivi. Decidere come voglio vivere la mia vita scegliendo le mie regole e i miei valori senza dover soddisfare le aspettative degli altri. Non ho bisogno della loro approvazione e del loro supporto. Sono disponibile ad affrontare le conseguenze delle mie azioni. Saprò cavarmela perché sono adulto e intelligente. Non ho nulla da temere. E se mentre lo leggi non ti sembra vero per te, poco importa. Agisci come se fosse vero e lo diventerà. Ti saluto e ti do un appuntamento al prossimo video. Ciao e grazie.